Io sono Sara ed oggi vi parlerò dell'autunno in Corea. Allora, l'autunno è un periodo fantastico per visitare la Corea. Perché? Perché la Corea in autunno ci veste di mille colori diversi. Praticamente le foglie che cambiano colore diventano brillantissime e vanno da sfumature che praticamente partono dal giallo intenso al rosso acceso. È ovunque tutto così colorato e splendente praticamente. E infatti è molto famosa la Corea per questo. 그때 왜 다시 돌아봤나요? 왜 그댈 사랑하게 해요? 왜 그대 곁에만 날 머물게 하나요? 나 사랑 아니면 또 그게 아니면 돌아설래. Però uno dei posti più belli in cui proprio assistere a questo spettacolo di questo fogliame colorato sono le montagne coreane dove la gente va a fare trekking. Ora, il trekking è molto amato anche in Italia. Ad esempio c'è mio padre che ogni domenica va a fare trekking. Noi siamo dell'Irpinia, quindi da noi ci sono tante montagne dove fare trekking, molti percorsi molto belli. A volte io sono andata insieme a mio padre e al resto della mia famiglia e ho fatto alcuni percorsi di trekking con loro, anche in autunno. Però non è la stessa cosa, i paesaggi sono diversi ovviamente, la vegetazione è diversa, il proprio come è composto il tutto, i fiumiciattoli eccetera, che regalano spettacoli diversi. Entrambi sono molto belli, è vero, però in autunno devo dire la verità, quelli che si vedono in Corea per questa qualità proprio del colore sono molto molto affascinanti e è una cosa che io raccomando tantissimo a chi va a fare un viaggio in Corea è quella di andare in autunno a vedere questi colori fantastici. Una delle montagne più famose e molto amata dai coreani è Soraksan, il monte Sorak, che è praticamente una montagna enorme e si trova a circa 4 ore da Seoul più o meno, e 4 ore di auto e è praticamente la terza montagna più alta della Corea del Sud ed è ha uno scenario fantastico, per questo è molto famosa. Alcuni coreani dicono sia appunto la più bella ed è molto frequentata appunto in autunno. Ci sono moltissimi turisti anche stranieri e moltissimi turisti asiatici, soprattutto molti cinesi. E io credo che, diciamo che la Corea in Italia non si conosce ancora tantissimo. Rispetto a prima si inizia a sentire qualcosa di più. Però quindi quello che si sente adesso in TV è soprattutto legato magari a fenomeni pop come il cinema, la musica o alle questioni politiche con la Corea del Nord, però molte cose a livello di turismo non si sanno. Invece queste cose sono molto famose, molto conosciute già da anni e nel resto d'Asia. Quando sono arrivata la prima volta in Corea 3 anni fa è stata proprio una mia amica di Hong Kong che mi disse andiamo insieme a Nejansan, che è un'altra montagna, e andiamo a vedere appunto questo spettacolo, loro chiamano Tampun, che in realtà sarebbe Tampun Namu e l'albero d'acero, però dicono spesso andiamo a vedere il Tampun e intendono andiamo a vedere le foglie che si colorano in autunno. E lei appunto mi disse andiamo a vedere a Nejansan questo spettacolo e mi ci portò, io rimasi sconvolta e affascinata per la bellezza. E poi questa volta invece il mese scorso siamo andati con altri miei amici appunto a Soraksan, che è molto più famosa dell'altra montagna che vi ho menzionato. E anche lì abbiamo fatto un percorso di un paio d'ore, abbiamo visto poco in realtà perché Soraksan è enorme, ma è davvero bella.
e poi è attrezzata molto bene perché comunque sono tutte queste montagne, sono tutte mete turistiche e praticamente sì, sono sentieri che sono tutti ben segnati, abbiamo tutto il percorso molto visibile e semplice, ci sono diversi bagni anche durante il percorso. 그리운 모든 날 You are my shining ending 눈처럼 아름답게 E i bagni sono molto puliti, non sono bagni chimici, sono bagni decenti, almeno quelli che ho visto io in queste due montagne che vi ho menzionato. Appena arrivati ci sta il centro informazioni. Una cosa che mi ha stupito a Soraksan è che abbiamo dovuto pagare l'entrata, però era comunque molto economica. Ora non mi ricordo, comunque controllerò il biglietto. E poi praticamente ci sono molte funicolari che permettono anche a chi magari ha difficoltà a fare il percorso, non ha abbastanza tempo, di vedere diversi punti della montagna appunto prendendo queste funicolari. La volta scorsa però non siamo riusciti a prenderla perché era veramente straffollata. Infatti sono così popolari queste montagne in autunno che appunto trovi tantissimi turisti, appunto Soraksan è molto molto famosa. Quando sono andati invece a quell'altra, nel Jansan, invece è stato un po' più semplice spostarci e prendere anche la funicolare. Quindi magari se posso consigliare, non fermatevi solo alle montagne più famose, ma andate a visitare anche quelle che magari sono un po' meno famose, ma magari vi consiglia qualche amico proprio del posto. Perché 그리운 모든 날 You are my shining ending 불꽃처럼 아름답게 눈을 감고 그대 기억 그 속에서 잠이 들길 You are my shining ending 내 모든 기억 끝에 그대라는 이름 그 하나만 남고 모두 잊어도 돼 잊어도 돼 per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! You are my shine